Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del cancro o ascendente cancro, solo per i più esperti anche Luna e Venere in cancro. Andiamo a vedere come sarà il mese di marzo 2026. Lo facciamo predisponendo le carte in una struttura quanto più esaustiva possibile, attraverso la voce degli oracoli e dei tarocchi. Andiamo a vedere qual è il viaggio per te in questo mese, dopo andremo ad esaminare l'amore e alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita per perseguire i tuoi obiettivi in questo mese. Allora, partiamo subito. Mettiamo prima di tutto gli oracoli. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia bellezza, gioia, prosperità e visione. Sabbe satta su chi conto. Allora, prima carta, lo spirito che ti visita in questo mese. Qual è la ferita, l'ombra, la paura, la resistenza che chiede ascolto? Qual è il dono che nasce, il miracolo quotidiano possibile? Allora, vediamo qual è lo spirito che ti visita. Tic tac, tic tac. È il tempo. È giunto il tempo. Lo spirito che ti visita è lo spirito del è giunto il tempo. E quindi è lo spirito del tempo divino, su qualsiasi evento. Lo spirito che ti visita è la piena consapevolezza del tempo divino, che è diverso dal tempo della mente razionale. Allora è possibile che accadano cose dove tu avrai la perfetta consapevolezza che devono accadere, in un senso e nell'altro. E anche la consapevolezza, ripeto, ribadisco, sottoscrivo, che i tempi della mente sono diversi dai tempi dell'anima. Il tempo della mente è diverso dai tempi divini. La consapevolezza del tempo che non è lineare ma è circolare. Voglio vedere qual è la ferita, così ti ampio il messaggio. Ah, ok. Tutto a suo tempo, non affrettare le cose, costruire palazzi. Allora, costruire palazzi significa mettere le basi su qualcosa, no? Allora, le basi, secondo la tua mente razionale, tu hai un'idea su che cosa significa mettere delle basi. Quell'idea non è proprio corretta, secondo la modalità divina. Allora tu probabilmente stai già mettendo delle basi importanti, ma che non le riesci a percepire dalla tua prospettiva. E soprattutto rispetto a delle cose che vuoi costruire, ti dicono un po' non avere fretta, perché quello che stai costruendo lo stai già costruendo. Cambia la prospettiva rispetto ai tempi divini. Ci sono delle cose che tu stai costruendo di cui non te ne stai accorgendo. Questo è il mese in cui lo spirito del tempo divino ti farà capire che tu hai già messo delle basi importanti nel passato per quello che vai a costruire nel futuro e adesso, in questo mese. Vediamo qual è il miracolo possibile. Il potere superiore, il tempo divino, guarda come si parlano tra di loro. Sentire l'alito divino in ogni cosa che ti accade in questo mese. Allora, tu potrai godere di un potere superiore che è diverso dal potere della mente. Il potere o meglio, la mente illuminata, la mente poetica è la mente che deve essere al timone della tua vita, perché è la mente dell'anima. La mente razionale, con i suoi tempi, con i suoi paradigmi, con la sua morale, con i suoi luoghi comuni, deve essere bandita. Allora tu ti affiderai al potere superiore, che è il potere divino, i tempi divini, l'amore incondizionato per il divino, sperimentando delle gioie inaudite nel tuo quotidiano, perché è come togliersi il velo dagli occhi e guardare la vastità del reale, e non solo una parte del reale, come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 15, l'amore incondizionato e la pacificazione degli spiriti. Ecco, tu godrai di ogni tempo, di ogni istante, di ogni momento, proprio come ti ho insegnato in quel podcast.
Questo genererà pacificazione delle immagini perturbate degli spiriti, generando costruzioni reali. Quindi ti consiglio di vedere quel podcast perché è come se mi facessero il sunto di quel podcast. Se l'hai già rivisto, chi sta facendo le pratiche dei 21 giorni o il percorso sciamanico con me, sanno già di cosa sto parlando. Per iniziarti al percorso sciamanico, il più efficiente e più efficace che possa esistere nel mondo, per la realizzazione di te vera, lo trovi qua sotto l'info box in descrizione, la pratica dei 21 giorni, che ha dato risultati straordinari a migliaia delle nostre sorelle e fratelli. Vediamo adesso cosa ti dicono i tarocchi in merito a quello che è uscito. Il viaggio del mese, 7 carte. Quando tu godi quotidianamente dell'attimo presente, tic tac, l'evento, tic tac, no? Cioè ogni momento la vita sta accadendo. Allora quando tu ti dai all'evento, cioè quando tu ti dai al quotidiano, a attimo per attimo, tu costruisci veramente, affidandoti al potere superiore, non andando via con la mente. Se stai nell'attimo presente stai pensando a quello o quell'altro, al futuro, al passato, tu costruisci veramente, ok? E tic tac, da un momento all'altro vedi i frutti di questo tuo darti all'evento presente, ok? Allora, qual è l'energia generale del mese, l'atmosfera, il clima emotivo? Ah, abbiamo la dolce tristezza, la dolce malinconia, c'è il 5 di coppe, il clima emotivo, l'alleanza alle emozioni ctonie, sotterranee, trovare e sentire il potere nelle emozioni profonde. Ok, cosa ti chiede l'amore e le relazioni? Cosa accade nelle relazioni, in tutte le relazioni? Re di spade. Quindi l'amore ti chiede di fare dei tagli lucidi senza farti trascinare dall'emotività e di avere chiaro quello che vuoi, alleandoti alle emozioni sotterranee. Ma adesso le metto tutte e poi ti spiego. Cosa accade nel lavoro, denaro, come il lavoro è inteso come missione. Ah, bello qua, abbiamo dei progetti nuovi, Paggio di denari. Corpo, energia, salute. Cosa chiede il corpo per sostenere l'anima? 2 di spade. No stress, no stress. Allora, qual è l'evento, la svolta del mese? Bellissimo, 8 di bastoni. Ci sono comunicazioni che arrivano all'improvviso che non ti aspetti. L'energia si muove, cose improvvise che che ti fanno bene. Poi lo andiamo a chiarire. Qual è il consiglio sciamanico? Come attraversare il mese? 4 di spade. Stai ferma prima di agire e parlare, medita su quello che devi fare. Non agire d'impulso, il consiglio sciamanico è non agire d'impulso, ok. Esito, benedizione finale. E hai una realizzazione economica e non solo, realizzazione di te, guarda un po' che cosa meravigliosa. Ti dico chiaramente una cosa, questo è il mese dove tu ti allei a un'emozione di perdita, di tristezza, che può essere generata da qualcuno che se ne va o da qualcuno che se n'è andato, o da una delusione o da una nostalgia, oppure da qualcosa che non è andato come speravi, un progetto che non ha dato i suoi frutti, che volevi, una sensazione di non è come pensavo. Tu ti allei a questa emozione e mi realizzi una grande prosperità, sicurezza di te stessa, realizzazione economica, lavorativa. Ti allei a questo. Adesso ti ho detto proprio il sunto, no? Allora, ritornando alla seconda carta invece, l'amore qua ti chiede verità, lucidità e confini chiari, cioè basta ambiguità, basta illusioni, basta aspettative non dette. Cosa accade concretamente? In tutte le relazioni amicali, di famiglia, d'amore, qua farai un discorso chiaro con qualcuno. Prenderai una decisione importante in amore.
Oppure se sei singolo, in amore attrarrai una persona molto lucida, molto razionale, molto diretta. È una verità, è un amore che sono dei collanti che non si basano solo sul sentimento, queste relazioni, ma sulla verità, sulla maturità si baseranno le relazioni e questo ti libererà tantissimo. Ora, lavoro, denaro, missione dell'anima, qua arriva un'opportunità concreta, nuovo lavoro, o un progetto che parte, o una proposta, o un corso di formazione, o un piccolo guadagno che cresce nel tempo. È qualcosa di piccolo all'inizio ma molto fertile, cioè come se l'anima ti dicesse riparti da qui, con semplicità, con concretezza. Cosa ti chiede il corpo? No stress, ma soprattutto due di spade. Ti dice smettila di fare finta che vada tutto bene, cioè ascolta il corpo. C'è una tensione interna qua, c'è una scelta non fatta, c'è un conflitto che stai evitando. Il corpo ti chiede di fermarti, lo dice anche qua, di ascoltarti, di prendere una decisione. Perché? Perché se non scegli resti bloccata. È proprio un invito a tornare dentro di te. Chi sta facendo le pratiche di yoga sciamanico insieme a me, ascolta più il corpo, non forzare il corpo quando fai le pratiche, ma assecondalo. Ascolta l'emozione che hai, che si sta somatizzando nel corpo e fatti accompagnare dall'emozione. Rituale erotico della Kundalini, tutto quello che già sapete. Qual è l'evento svolta del mese? Qua succede qualcosa di velocissimo, di improvviso, di dinamico. Un messaggio, una chiamata, una risposta, una proposta, qualcosa che sblocca la situazione. Dopo una fase lenta, qua accelera tutto all'improvviso e tu devi essere pronta a cogliere questa occasione, mi dicono. Ma l'anima ti dice: medita, respira, raccogliti. Questo mese non si vince facendo di più, ma facendo meno e meglio. Cioè è un mese di meditazione, di silenzio, di ascolto interiore, perché è proprio nel silenzio che sentirai la direzione giusta. E alla fine esci indipendente, serena o sereno, autonomo, soddisfatta. Qua vedo stabilità economica, un senso di autosufficienza, una sicurezza emotiva nuova. Cioè, qua è la donna che dice sto bene con me stessa e da qui costruisco tutto, o l'uomo che dice sto bene con me stesso e da qui costruisco tutto. Questa è una rinascita di autostima e di valore personale, confermato da questi oracoli, cioè non devi forzare nulla, non sei in ritardo. I tempi dell'anima non sono quelli della mente, quindi smetti di inseguire, smetti di forzare, smetti di controllare, perché ciò che è tuo arriva nel momento giusto. La ferita è costruire palazzi, la paura di voler controllare tutto, costruire tutto da sola, non fidarti del flusso della vita. Cioè è la parte di te che dice devo fare tutto io, devo sistemare tutto io, ma questo ti stanca e ti allontana dal flusso. Ecco perché dice medita, fai fare al flusso, vedi che le notizie arrivano e crei autosufficienza. E non a caso il potere superiore c'è qualcosa di più grande, mi dice, che si sta muovendo per te, lo vediamo come esito del mese. Quando molli il controllo, le sincronicità arrivano, le porte si aprono e le persone giuste compaiono. È proprio la fiducia nel divino, nel tuo amante mistico, nella vita questa. Quindi questo mese potrebbe partire con un po' di tristezza e delusione, che poi mi passa, mi trasmuta in indipendenza e valore personale. Attraverso cosa? Verità in amore, nuove opportunità concrete, eventi improvvisi, silenzio e ascolto e fiducia nei tempi dell'anima. Cioè è un mese in cui smetti di controllare, inizi a fidarti della vita e vieni ripagata o ripagato. Lasciamo andare ciò che ci ha feriti, pacificando le immagini del passato. Formula pentacolare, perché ciò che sta arrivando per te è più giusto, è più vero, è più bello.
Adesso ci mettiamo le specifiche su queste carte per andare a approfondire il messaggio. Allora, vediamo sul 5 di coppe. Sul 5 di coppe. La forza, qua vedo il coraggio di sentire le emozioni ctonie sotterranee, non arrendersi e allearsi ad esse. Va bene? Non resistere alle emozioni, non resistere a ciò che si deve fluire, mi spiego? Vediamo adesso sull'aspetto lavorativo con il paggio di denari, perché l'amore lo approfondiamo dopo. 7 di bastoni, la giustizia e il carro. Allora, guarda, qua c'è un'opportunità di lavoro, una firma di contratto, qualcosa, si firma qualcosa, o è comunque un'opportunità che ti dà potere, ti restituisce valore, ti dà potere, si sistemano anche delle questioni burocratiche o legali legate al lavoro, va bene? Vediamo sul 2 di spade. Il paggio di coppe. Allora, smetti di evitare di sentire il corpo e amalo, amalo, amalo. Noi con le sequenze fluide yoga sciamanico noi amiamo il nostro corpo, quindi smetti di non sentire, è arrivato il momento di sentire. Allora, muoviti secondo ciò che il corpo ti chiede, con amore, approcciati con amore al corpo. Ok, vediamo l'evento con il lotto di bastoni. Ah, qua arrivano telefonate o situazioni che si sbloccano e ti fanno piacere, ti danno soddisfazione personale. Eventi, situazioni che si sbloccano, che erano bloccate, ti danno soddisfazioni personali. Un desiderio si realizza. Un evento che ti porta alla realizzazione di un desiderio. Ok. Vediamo sul 4 di spade. Re di bastoni. Può essere che, allora, prima di tutto mi dice che affinché tu sia leader, affinché tu abbia visione e potere, non devi agire d'impulso. E allora sarai leader e magnetica o magnetico. Va bene? Sul 9 di denari. Sul 9 di denari. Cioè anche la meditazione, anche la pratica sciamanica ti portano ad essere di leader. 9 di denari. Bellissimo. 3 di denari. Wow, il Papa ci picchia re di coppe. Guarda, io ti dico una cosa, qua avrai grandi soddisfazioni a livello lavorativo. C'è anche può essere anche una persona che un capo responsabile che ti apprezza le tue qualità, le tue doti. Grandi apprezzamenti lavorativi, lavoro di squadra, partnership, lavoro di squadra con una figura di riferimento. Una figura di riferimento. E qua vediamo questa figura di riferimento che ha molta considerazione di te, perché la tua opera all'interno di un'equipe, di una squadra, è un'opera, cioè tu senti l'altro e questo dà struttura al lavoro, dà struttura al lavoro, dà struttura a un'equipe, dà struttura... realizzi qualcosa che ti dà anche dei risultati a lungo termine. È bellissimo questo, bellissimo. Vediamo cosa ti dicono questi oracoli. Forgia un nuovo cammino. Quando fai nuove scelte, crei nuovi risultati. Lascia andare i vecchi schemi e abbraccia il potere della possibilità. Sei pienamente supportato. E questo è come se fosse un po' il sunto di tutto quello che abbiamo detto. Ci sarà un nuovo cammino. I vecchi schemi vengono lasciati e si abbraccia il potere delle possibilità. E sei supportato e supportato.
Bellissimo. Ragazze mie, ragazzi, adesso andiamo a vedere cosa accade nell'amore. Allora, andiamo a vedere nell'amore cosa accade, nelle relazioni d'amore. A marzo, cancro. Allora, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi nell'amore? Il Papa, la morte, la regina di denari. Caspiterina. Io qua vedo un'unione stabile, un'unione solida, ma soprattutto una ripresa del tuo potere personale. Allora, l'unione stabile in questo mese è possibile nella misura in cui tu hai consapevolezza di te. Cosa voglio dire? Che qua c'è la possibilità. Allora, la morte al centro mi parla di un cambio radicale delle relazioni. Può essere che viene lasciata una relazione precedente che ti opprimeva o che ti ha dato già un certo tipo di consapevolezza emozionale e tu con la regina di denari, che tu sia uomo o donna non importa, inizia ad essere madre di te stessa o madre di te stesso. Cioè cosa vuol dire? Colei che amministra perfettamente le sue risorse, sa darsi nutrimento, ha calma, ha pragmatismo, sei una persona di cui ci si può fidare. Allora vuoi una persona alla pari. Se c'è già una persona e questa parità non c'è, viene lasciata indietro. Ricordiamo che avevamo il re di spade nelle relazioni, in tutte le relazioni, chiarezza. Allora qua se c'è già una relazione ci sarà chiarezza e in questa chiarezza tu riprendi un ruolo di comando e di potere alla pari. Perché laddove è squilibrato tu tagli. Qua vedo questo come primo, da primo impatto. Cioè tu hai acquisito nuovi valori radicati sulla base della tua esperienza spirituale. Non ti accontenti, non mercanteggi e vuoi un rapporto alla pari, in questo senso qui, con i tuoi stessi valori. Laddove non ci sono valori simili, volti le spalle, questo è il senso, ma lo fai con garbo, lo fai con grazia. E c'è la possibilità di una persona con valori simili. Ok. Adesso vediamo, ti dico anche che c'è questa persona che è predisposta ad avere i tuoi valori simili, ad avere quest'unione. Vediamo l'energia della persona che ti viene incontro. Carro. Wow, la stella. Wow, la ruota a 3 arcani maggiori. Questa persona è in arrivo da te all'improvviso. Allora, ma non solo, qua c'è l'energia di una persona che sente una fede impeccabile nella connessione con te, fede impeccabile, una persona che guarda dritto alla fede impeccabile nella connessione con te, perché grazie alla connessione con te gli eventi della sua vita viaggiano al ritmo giusto. Allora può essere una persona che conosci già o una persona che viene da fuori o una persona che si muove verso di te, è una persona decisa e determinata a realizzare un sogno con te e ad avere fede negli eventi della vita insieme a te. E mi conferma questa posizione qui del Papa. È una persona che ti vede come una stella. Chi è la stella? La stella, quando guardi le stelle, è quell'emozione lì, l'emozione dell'infinito, l'emozione della realizzazione di un sogno, di un desiderio. Ti vede come la realizzazione di un sogno destinico, la realizzazione di un sogno destinato, la ruota del destino, la ruota della fortuna. Bellissimo. Vediamo alla fine cosa succede nell'amore per te. 9 di coppe, prima di tutto tu stai bene con te stessa o con te stesso. Il 9 di coppe è un appagamento proprio personale, una felicità
raggiunta prima individualmente, 8 di denari e 4 di denari. Allora, qua c'è qualcuno che vuole far funzionare la connessione a partire dalle basi. Questa è l'energia di entrambi, però da una prospettiva di autonomia tu la fai, cioè, allora, molte di voi si dedicheranno a un lavoro proprio, a un lavoro creativo, un lavoro che gli mette basi solide nella vita. Vi vedo molto concentrate e concentrate su un lavoro stabile o su un'attività che ti porta soddisfazione. Tant'è che ti apri a poco con l'altra persona e questo genera in questa persona un'ammirazione, una fede, nonostante possa, come dire, sei tu che hai il coltello da parte del manico, diciamolo in questo modo, perché io ti vedo soddisfatta o soddisfatto della tua vita quotidiana concreta e questo ti permette di vivere una relazione più sana. Mi capisci che voglio dire? E questa è una persona che farà di tutto per far funzionare il rapporto. Tu lo farai a tuo modo. Cioè, a tuo modo che vuol dire? Lo fai secondo i tuoi tempi, lo fai secondo una modalità che è tua, una modalità che magari ogni tanto non sarai così espansiva o espansivo, perché ti vedo che stai generando prosperità nella tua attività, nella tua materia, no? Come vi insegno sempre, quando noi la nostra energia creativa, che è la Kundalini, la riversiamo in delle attività pratiche, l'amore si manifesta in quelle attività, ossia non l'amore come una persona, ma l'amore nella dedizione a quello che stai facendo e questo ti darà tanta soddisfazione. L'altra persona c'è, però è in equilibrio, capito? Vediamo energia positiva per te in amore. E qua c'è una persona in equilibrio con te alla pari, qua c'è una persona, magari farete anche dei progetti lavorativi insieme, perché non c'è ossessione, non c'è attaccamento, tutti i valori morali di prima del luogo comune vengono trascesi. Qua c'è la volontà di costruire insieme, a poco, seguendo gli spazi di ognuno. È una persona responsabile, una persona seria, una persona che sta alla tua altezza dei denari. Cosa vuol dire? È pratica, pragmatica, affidabile. Una persona affidabile con la quale fare cose insieme, ma senza come dire, rispettando gli spazi di ognuno, senza ansie, senza preoccupazioni. È molto bella la stesa. Fammi vedere sul 4 di denari un'ultima, sì, l'eremita. Allora io ti dico che a poco si costruirà un'unione che prende stabilità nel tempo, a poco ci si lascia andare, credo che riguardi soprattutto te. A poco si lascia andare, perché tu vai a poco con l'altra persona? Perché forte delle tue soddisfazioni nella vita pratica e quotidiana e soprattutto custode degli insegnamenti del passato nelle tue relazioni e nella relazione, ti muovi a poco con la saggezza acquisita. L'eremita si muove, ma a poco proprio perché ha quella saggezza che vuole seguire solo la luce interiore che gli permette, in questo caso sto parlando soprattutto di te, gli permette di mantenersi centrata nella sua vita professionale, nella sua vita pratica e di non essere vittima delle circostanze o degli altri. Mm? Energia negativa, il blocco che può esserci, 7 di spade il blocco, può darsi che tu incontri una persona di cui sai perché ci vai piano piano, tu giocherai un po' di astuzia. Giocherai un po' d'astuzia perché il 7 di spade mi parla di menzogne, bugie, però le carte che hanno una certa rilevanza su questi termini di cambi radicali che sono stati fatti sono le tue qui. Quindi, siccome questa persona è sparata verso di te, è come se tu, prima di darti completamente questa volta memoria delle tue esperienze passate, anche se la conosci già, fai a poco, perché non ti fidi ancora completamente, dedicandoti al lavoro, alle cose che ti fanno felice. Va bene, che ti fanno felice.
e ti accorgerai che la persona che hai accanto è una persona alla tua altezza proprio grazie a questo tuo studiarla. Va bene? Vediamo sul re di denari al positivo. Infatti il mondo, qua c'è un nuovo inizio, un inizio di successo per te, il successo di una relazione. Fammi mettere ancora, dopo l'eremita, dove va l'eremita? E qua abbiamo il re di spade che avevamo prima. Questo re di spade che avevamo prima è sia la tua capacità di tagliare ogni dubbio, di tranciare ogni dubbio, di parlare chiaro, e anche il fatto di questa persona che è una persona non solo che ti può appassionare a livello emotivo, ma è una persona che parla chiaro ed è diretta soprattutto, ed è concreta e pratica e si avvicina a te. Ecco perché c'è il successo di questa relazione, si sfata ogni dubbio, ogni tensione, ogni mancanza di, magari ogni nebulosa viene tranciata dalla spada del re di spade, appunto. Va bene? Vediamo cosa ti dice questa persona con i miei potenti oracoli, lui, lei, che potete trovare sotto l'info box in descrizione. È possibile, faccio una piccola parentesi, se sei una persona che incontri sul luogo di lavoro, la tua relazione ufficiale è finita, sei ancora sposata o sposato, non lo so, e questa persona arriva come un razzo da te, magari viaggia per lavoro, capito che ti voglio dire? E qua c'è la possibilità di un grande potenziale. Vabbè, per ognuno di voi sarà diverso. Vediamo cosa ti dirà questa persona. Non conosco altra ragione di amarti che amarti. C'è qua la ragione, la razionalità e il sentimento che si concretizza nella materia. Non conosco altra ragione di amarti che amarti. Per molti di voi è anche una fase successiva di una relazione già stabile che avevate. Il punto è tranciare ogni dubbio, riprendersi i propri spazi, lavorare insieme per la connessione e darsi a poco, sì. Vediamo cos'altro. Appunto, ti sposerò perché, te l'ho detto e qua c'è un grande potenziale, ti sposerò perché. Cos'altro? Sei così dannatamente tutto ciò che ho sempre desiderato. E te l'ho detto con la stella, il destino, il sogno del destino. Sì, ragazzi miei ragazzi, è molto chiara la lettura sull'amore, Tu stai prendendo? Sì. Adesso vediamo cosa ti dicono le carte del drago immaginale, che ti daranno anche il rituale della buona riuscita, che andranno a inglobare sia la lettura precedente che abbiamo fatto che questa. La paura! Di che cosa abbiamo paura, ragazze mie? La paura! E qua c'è il dio Pan. Aiutami ad osare, il dio Pan. Allora, c'è qualcosa di cui potrai aver paura in questo mese. Tu ti allei con il dio Pan e passa la paura. Adesso ti dico come fare. Allora, numero 4. Ricordiamo che la paura è uno spasmo. La paura contrae i sensi sottili e ti impediscono di vedere la vastità del reale. Quindi la paura è qualcosa che riguarda soprattutto la mente. Ricorda che la mente ha paura, non l'anima. E ogni volta che tu hai paura di qualcosa, tu devi prefigurarti la paura come la tua bussola. Devi fare ciò di cui hai paura. Quindi ti leggo subito il responso del drago. Vedi, dice, quando sei vittima della paura rinunci all'azione. Ti tiri indietro trovando mille scuse, hai l'impressione di non essere adeguato, ti poni obiettivi mediocri, solo quelli che richiedono azioni che puoi controllare, non ti apri agli altri, ti rifugi nel sospetto, ti ritiri in te stesso, in pratica non vivi.
Il fatto è che in misura più o meno intensa tutti gli individui hanno entrambe le paure. La prima, il panico, è una chiamata dell'anima a liberare energie represse e manda il tilt e la mente. La seconda ha origine nella separazione prodotta dal senso dell'io e negli attaccamenti che l'io produce verso se stesso, illudendosi di esistere come entità distinta e separata dal resto dell'universo e perdendo la fede nell'universo. Quindi adesso il responso del drago è questo. In presenza di questa carta devi meditare sulla tua paura. Ricordati che era uscito il 4 di spade con la meditazione come consiglio sciamanico. E allora è meditazione sulla paura. C'è una paura in questo mese, oppure c'è un senso tuo di inadeguatezza o di insicurezza che ti può limitare. Allora, devi trovarlo, smascherarlo, scioglierlo e trasformarlo in forza, in capacità di produrre grandi visioni e potere di azione. Se sei indecisa o indeciso su quale strada prendere, allora percorri quella che ti porta verso la tua visione più grande. Non permettere alla tua paura di trattenerti in una visione minore, ma devi osare. Allora, come si fa? Te lo dico subito con il rituale della buona riuscita. Vai nella natura, soffermati a guardare la bellezza dei luoghi, anche dei piccoli particolari, come le gocce di rugiada sui rami oppure le nervature delle foglie. Respira profondamente e chiedi agli spiriti della bellezza di aiutarti a manifestare la visione più grande. Chiedi al dio Pan, il fauno, lo spirito della natura, di aiutarti a vedere al di là delle tue paure. Allora la formula è questa: vai in natura, mani giunte, Pan, dio Pan, ti prego, aiutami ad osare. E tu oserai. E tu andrai incontro agli obiettivi dell'anima e alla realizzazione dei tuoi progetti in questo mese. Allora ti invito caldamente a vedere anche il podcast Invoca Dio Pan. La paura è eccitazione. Quello di cui abbiamo paura è in realtà eccitazione mascherata. Allora questo è il mese in cui tu puoi raggiungere grandissimi traguardi. Io ti invito a praticare e a realizzare tutti i tuoi più grandi obiettivi. Detto questo, concludo qui, ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!